quindi adesso sta facendo l'interrogazione a Gemini, ha ottenuto la risposta e come vedete la sitemap si è popolata praticamente in tempo reale. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo continuare gli esperimenti di integrazione dell'intelligenza artificiale in OpenHub. Nel video precedente abbiamo visto come interfacciarci a Gemini tramite le sue API. Per fare delle interrogazioni abbiamo fatto un esempio della richiesta delle previsioni del tempo, una richiesta banale però ci serve giusto solo per capirne il funzionamento. Quindi abbiamo fatto questo tipo di interrogazione verso Gemini e abbiamo ottenuto una risposta in un formato JSON. Tutto questo l'abbiamo fatto tramite uno script Python che nel mio caso girava in un container Docker e quindi può girare ovunque. L'obiettivo del video di oggi è quello di recuperare questa risposta ottenuta appunto da Gemini e andarla ad inviare ad OpenHub tramite MQTT e quindi valorizzare degli oggetti, quindi degli item di OpenHub con le informazioni ricevute dalla risposta di Gemini. Tutto questo lo facciamo sempre con lo stesso script Python che sono andato ad integrare anche con la parte di collegamento MQTT e poi lo facciamo ovviamente configurando things, channel e item su OpenHub per collegarsi tramite binding MQTT al broker ed ottenere la risposta ricevuta da Gemini. In questo modo abbiamo OpenHub totalmente distaccato dalla logica di integrazione all'intelligenza artificiale, però è in grado in maniera molto agevole di dialogarci. Infatti tramite MQTT può ricevere le informazioni, ma poi vedremo nei video successivi che potrà anche inviare richieste in maniera totalmente indipendente. Andiamo quindi a vedere come ho aggiornato lo script e come ho configurato OpenHub per ottenere questa integrazione. Ripartiamo quindi dal nostro script che abbiamo lasciato la volta scorsa, che faceva la chiamata alle API di Gemini utilizzando le librerie Python messe a disposizione da Google e andiamo velocemente a vedere le piccole integrazioni che ho fatto per gestire anche l'invio della risposta di Gemini verso il broker MQTT. Il tutto è molto simile allo script che avevo fatto per la conversione da API MQTT delle chiamate SmartThings, quindi sarò molto rapido. Quindi al mio script sono andato ad aggiungere tutta la parte di gestione dell'MQTT, quindi con le variabili di ambiente, di configurazione che possono essere lette da variabili di ambiente o ottenere dei valori di default. Quindi ho definito broker e porta MQTT, username e password nel caso servano per connettersi al broker, il client ID che deve essere univoco a livello di broker e il topic su cui andremo ad inviare le informazioni. Tutta la parte di chiamata verso Gemini è rimasta totalmente identica. La cosa che ho aggiunto è, dopo la lettura delle informazioni ottenute da Gemini, la connessione al client MQTT, il logging eventuale con username e password e poi l'invio, quindi la pubblicazione su un particolare topic che abbiamo visto prima configurato con una variabile di ambiente della risposta ottenuta da Gemini. Nulla di più. Ho poi solo adattato lo script andando a gestire la scrittura delle informazioni di log non più con le print come era prima, ma direttamente con la libreria di logging per poterlo poi configurare come si deve eventualmente per farlo scrivere su file. Il tutto configurato dal file JSON di logging proprio come nell'altro caso, nell'altro script. E poi null'altro perché lo script alla fine funzionava già abbastanza bene, quindi ho proprio solo aggiunto la parte di connessione MQTT. Questo script l'ho copiato sul Raspberry dove c'è OpenHub e adesso andremo insieme ad eseguirlo. Prima però vi faccio vedere la configurazione che ho fatto su OpenHub. Passiamo quindi a vedere la configurazione su testo che ho fatto su OpenHub. Ho creato quindi una thing di tipo MQTT topic che si appoggia al broker già esistente con 5 canali. Ho preso 5 informazioni della risposta di Gemini che voglio visualizzare su OpenHub, ad esempio sulla sitemap. Ho preso le condizioni testuali che mi vengono restituite, temperatura massima, temperatura minima, velocità del vento e direzione del vento.
Per chi si fosse perso il video precedente, il test che ho fatto con Gemini è quello di ottenere le previsioni del tempo per un determinato giorno. Queste previsioni del tempo vengono restituite tramite un blocco JSON che io ho definito e ho inviato a Gemini per far sì che lui me lo popolasse con le informazioni richieste, e questo JSON viene quindi inviato sul topic MQTT e viene recuperato da questi canali. Ogni canale applica una JSON Path Transformation, che vedete qua, per ottenere il singolo dato che interessa il canale. Non mi dilungo troppo su questo perché abbiamo già parlato diverse volte della trasformazione JSON Path, che permette di navigare una struttura JSON per andare a recuperare una singola informazione. Questa singola informazione poi andrà a popolare il valore del canale e tutti gli item ad esso collegato. Quindi definiti i canali, andiamo a definire gli item, che sono uno per canale, quindi ho 5 item, 2 di tipo testo e 3 di tipo numerico, che mappano i rispettivi canali. Non fanno nient'altro che appunto recuperare il valore del canale e aggiornare il proprio stato. Ho definito anche delle label e delle icone in modo tale che la visualizzazione su sitemap sia un pochino più carina. Tutti questi item li ho inseriti all'interno di un gruppo, questo solo per semplicità di visualizzazione. In questo modo io nella sitemap sono andato solo a definire, ho creato una sitemap dedicata a questo, sono andato a definire semplicemente il gruppo. In questo modo la sitemap, quando apro il gruppo, mi fa vedere tutti gli item all'interno contenuti. Andiamo a vedere come appare la sitemap. Ecco, questa è la sitemap visualizzata su browser, così come appare al momento. Ovviamente tutto vuoto perché gli item sono stati appena creati, però come vedete la mia sitemap originale è questa, dove c'è il gruppo previsioni. Se clicco su previsioni, lui in automatico mi fa vedere tutti gli elementi contenuti all'interno del gruppo. In questo modo non ho dovuto andare a specificarli tutti all'interno della sitemap. Adesso andiamo sul Raspberry, lanciamo lo script e vediamo che se effettivamente queste informazioni si popolano. Allora spostiamo un po' le pagine, adattiamo la visualizzazione. Ok, adesso io qua a destra sono loggato sul Raspberry, mi posiziono nella cartella dove sono andato a mettere gli script, che è la cartella test AI, e un Docker Compose, quindi lo lancio con Docker Compose. Facciamo prima la build per sicurezza. Scusate. E poi lo lanciamo col Docker Compose App. In questo modo vengono generati i container, mandati in esecuzione e viene eseguito lo script Python. Quindi adesso sta facendo l'interrogazione a Gemini, ha ottenuto la risposta e come vedete la sitemap si è popolata praticamente in tempo reale. Io ho chiesto le previsioni del tempo per Torino nel giorno di Natale. Come vedete lo possiamo vedere meglio su MQTT Explorer. Adesso lo apro, eccolo qua, che è connesso al broker. Vado a vedere il mio topic che ho definito nello script, che è Smart Home Test AI. Vedete, questo è il JSON. Alla fine io ho tutte queste informazioni recuperate da Gemini e a titolo di esempio sono andato a recuperare condizione, temperatura massima, temperatura minima, vento direzione, vento chilometri orari. Queste sono le informazioni che abbiamo visto prima nella sitemap. La JSON Path Transformation serve proprio a dire al singolo canale: ottenuto questo JSON, vai a recuperare il singolo valore. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo visto come in maniera molto semplice siamo riusciti a far ricevere ad OpenHub delle risposte ottenute da un'interrogazione verso un'intelligenza artificiale. Io ho usato Gemini, ma ovviamente si può utilizzare qualunque tipo di servizio si voglia, anche perché appunto OpenHub è totalmente ignaro del servizio utilizzato, ma lui si aspetta una risposta su un topic MQTT e quindi chiunque possa pubblicare su quel topic MQTT può dare la informazione ad OpenHub.
Questa metodologia ovviamente si presta a diversi casi d'uso e ha una potenzialità praticamente infinita, perché noi tramite l'intelligenza artificiale possiamo ottenere tipi di informazione totalmente eterogenee. Quindi in base a come noi andremo a costruire il prompt per fare la richiesta all'intelligenza artificiale, otterremo delle risposte che possono essere utili ad OpenHub. Ovviamente un'integrazione maggiore ci sarebbe nel momento in cui l'intelligenza artificiale sia in grado di utilizzare delle informazioni che riceve da OpenHub, ma piano piano arriveremo anche a questo. Il prossimo step sarà quello di far sì che sia OpenHub a lanciare la richiesta di informazioni verso Gemini, sempre tramite broker MQTT, magari utilizzando un prompt definito oppure un prompt scritto in automatico proprio da OpenHub, in funzione dello stato dei suoi elementi. Bene, detto questo, vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!